PFD, MFD, CDI, FLC, APR. Sto dicendo lettere a caso o sono delle funzioni del Garmin? Andiamo a vedere. Ciao ragazzi, bentornati a un altro video tutorial. Oggi facciamo un approfondimento dopo che mi chiedete spesso varie funzionalità di questa avionica che è dominante su Flight 2020, quindi un tutorial che sarà il più breve possibile in cui andiamo a vedere le funzioni principali del sistema G1000 presente sulla maggior parte degli aerei di aviazione generale Flight Simulator 2020 e anche su tanti aerei di X-Plane. L'avionica che uso sul mio simulatore è quella standard, quindi quella che viene con Flight Simulator con l'aggiunta di una mod, come viene usato in gergo, ossia una modifica ulteriore che si sovrappone al sistema di base e che aggiunge delle funzionalità e lo avvicina ancora di più alla realtà di un sistema utilizzato sugli aerei veri. Questa mod è disponibile gratuitamente sul sito GitHub, potete trovare il link in descrizione. Chiudiamo con l'introduzione, già abbiamo parecchio da parlare sull'aereo, quindi andiamo a prendere il nostro Italy e vediamo dov'è. Ora ci troviamo a Reykjavik, Islanda. Eccoci qua. Come dicevo, Reykjavik, capitale dell'Islanda, dove abbiamo lasciato Italy dopo una traversata non senza qualche avventura dalla Groenlandia. Abbiamo fatto un volo di 4 ore, siamo arrivati al pelo delle autonomie di carburante e tutto, ma potete vedere nelle live passate. Ora non perdiamoci in quello, siamo qui al parcheggio di Aviazione Generale. La giornata è anche abbastanza piacevole, siamo comunque parecchio freddo, ma meteorologicamente parlando è anche carina. Saliamo a bordo del nostro amato, eccoci qua, e niente, partiamo e vediamo, concentriamoci solo sull'avionica, quindi oggi non voleremo, vediamo un attimino come si svolge il tutto. Avvio l'aereo così che non scarichiamo la batteria e riprendiamo da lì. Eccoci qui ragazzi, come vi dicevo ci concentriamo sull'avionica, quindi terrò queste schermate fisse perché non ci dobbiamo spostare dal parcheggio. L'aereo è stato acceso, così non scarichiamo la batteria, possiamo fare delle cose con calma e vediamo un po' di cosa si tratta questo G1000 e che funzioni principali ha. Allora, come vedete su ogni aereo a cui hanno installato il G1000 sono presenti due grossi monitor, ok? Questo viene chiamato PFD e questo MFD. PFD sta per Pilot Flying Display e MFD sta per Multifunction Display, quindi funzioni diverse. Questo qua concentra l'orizzonte artificiale e le informazioni più necessarie al pilota, mentre questo qua fa molte funzioni, quindi si può utilizzare per cartine, per il piano di volo, per monitorare il motore e via dicendo. Andiamo in sequenza, partiamo dall'alto al basso, vediamo i due monitor cosa fanno. Quindi sulle parti un po' più semplici cerco di andare un po' veloce, ok? Presumo che delle informazioni basiche voi le abbiate già, quindi non entro a spiegare cos'è la NAV1, NAV2 nel dettaglio ad esempio, ma andiamo un po' spediti e ci concentriamo più sulle altre parti. Allora, qua in alto abbiamo le due radio di navigazione, quelle in cui andiamo a inserire le frequenze dei radiofari tipo VOR, ILS. Vengono regolati con questo due cursori. Abbiamo due posizioni, quindi un pomello più grande che sta dietro e un pomello più piccolo che sta davanti. Se noi giriamo quello dietro giriamo il numero più grande, vedete che sta girando in questo senso. Se giriamo quello piccolo giriamo i decimali. Questo vale per qualsiasi tipo di questi pomelli, ok? Il grande gira il numero maggiore e il piccolo gira il numero minore. Inoltre ha una funzione di click che fa passare dalla prima radio alla seconda, ok? Vedete che c'è una frequenza a sinistra e una frequenza a destra. Le frequenze a destra, o diciamo meglio all'interno, perché vale anche di qua per il COM, quindi teniamo quelle che sono più verso il centro del display, sono quelle attive, quelle che lui sta utilizzando effettivamente. Quelle all'esterno, di qua, sono quelle che vengono modificate, vedete? Uno può modificare senza dover cambiare la frequenza del momento. Questo viene fatto perché tu possa cambiare direttamente da una frequenza all'altra e non debba avere
perdere il segnale o la trasmissione voce che arriva sulla frequenza attiva mentre tu vai a cambiare la frequenza. Ok, quindi si può cambiare la frequenza. Se vogliamo attivarla, come facciamo? Beh, c'è questa freccettina qua, si clicca, ecco, le due frequenze sono state invertite, ora attiva è la 111.25 e in standby è la 110.50, possiamo modificare. Frequenza sotto fa esattamente la stessa identica cosa. Ok? Poi scendiamo giù e andiamo per piano che funziona meglio. Poi in alto c'è la COM, quindi è lo stesso identico funzionamento, ok? Quindi noi andiamo a girare qua la frequenza, andiamo a girare qua i decimali, tanto se avete le cuffie sentite che bello che questo lo sentite a destra e quell'altro a sinistra. E invertite, quindi la stessa cosa, e qui vengono fuori delle informazioni su la rotta che stiamo seguendo, se il punto che abbiamo inserito nella navigazione è di tipo GPS, e sotto le funzionalità dell'autopilota che abbiamo attivate in quel momento. Qui abbiamo l'orizzonte artificiale, che in questa versione ha anche il Synthetic Vision, quindi la visione sintetica, che fa vedere il terreno e l'orografia com'è. È un optional molto molto costoso nella realtà, molto bello che su Fleximeter ce lo troviamo a gratis, perché l'alternativa sarebbe non avere la realizzazione del mondo come scenario, come sfondo nello strumento, ma il più classico orizzonte artificiale che simula questi colori, quindi marrone per la terra e azzurro per il cielo. Dopo vi faccio vedere, si può anche mettere in tal senso, però arriviamoci per piano. Questo è l'orizzonte artificiale, quindi questo è il nostro aereo, il nostro livello, questi sono i gradi delle virate, ok? Quindi abbiamo per ogni inclinazione abbiamo tot gradi. Questo sotto, questa lineetta, segmento che si muove è la pallina, se avete più esperienza con gli strumenti analogici, quindi se vogliamo scordinati, se mettiamo il piede sui pedali non nel modo giusto, questo va fuori asse, quindi ci dobbiamo raddrizzare in tal senso. Di qua c'è la colonna dell'anemometro che va a salire con la velocità, a destra abbiamo l'altimetro, che è questo qua, più il variometro, cioè la velocità verticale di salita o di discesa. Qua in alto abbiamo cosa abbiamo messo come input all'autopilota, ci arriviamo con calma, ok? Quindi noi siamo qua a 0, qui sotto il QNH. Il QNH si può settare in ettopascal o in pollici, in base a dove volate. Stati Uniti si vola in pollici, in Europa si vola in ettopascal, con questa mod che trovate sempre il link in descrizione. Tra le varie funzionalità che aggiunge potete cambiare da un sistema di misura all'altro. Okay. Qui troviamo la True Airspeed che segna la differenza tra la velocità indicata e la velocità vera all'aria. Più saliamo più c'è differenza tra queste due. Se vado in dettaglio su tutto non finiamo più, quindi questo approfondiremo magari un'altra volta o nelle live che facciamo. Qui viene indicato il vento una volta che si è in volo, ok? È giusto che a terra vi dia no wind data. Qui sotto cosa abbiamo? Una piccola cartina, ok? Questo perché magari uno di qua deve, non so, fare delle altre cose, mette il radar e via dicendo, e qua vuole tenere una visione, oppure di qua tiene una cartina molto zoomata e dall'altra parte vuole una visione d'insieme. Qui c'è questa cartina che si chiama Inset. Cliccando qua noi possiamo fare delle funzioni, possiamo mettere il topografico, non il topografico, possiamo mettere il radar meteo, oppure, come piace a me, toglierla, perché mi piace l'immagine più pulita sullo strumento di navigazione. Voglio vedere le informazioni che mi servono e non voglio un marasma di cose, già c'ha tantissime cose di suo. Poi cosa abbiamo? Abbiamo qua diciamo la bussola, nel senso c'è il sistema attorno a noi chiamato CD, e si può settare su 3 sistemi, ok? Abbiamo detto che abbiamo 2 radio e in più abbiamo anche un GPS, quindi questo qua poi si può decidere se indichi la nostra posizione rispetto il NAV1, quindi VOR1. Cliccando su CD cambiamo rispetto al NAV2, quindi VOR2, oppure, e cambia colore, passa da verde a magenta rispetto al GPS. Ok, questo è come viene settato in tal senso. Quindi in base a cosa state seguendo, se un VOR, un ILS e su che frequenza, o un
una rotta GPS, andate a impostare questo nel modo corretto, ok? Quindi l'inset l'abbiamo visto, PFD fa delle varie funzioni del G1000, quindi diciamo che è il setup essenzialmente. Synthetic Vision è quella che dicevamo prima, andandola a togliere sparisce, ok? Se dovete fare degli esercizi di avvicinamenti LS, quindi in situazioni di condizioni meteo strumentali in IMC, volatelo così, perché è un po' barare volare così, perché vedete effettivamente fuori, quindi molto bello averlo nel reale, ma se usate il simulatore proprio come esercizio per fare avvicinamenti LS, quindi zoomate qua per non vedere fuori o mettete un meteo che non vi faccia vedere fuori, usatelo così, è molto più utile allo scopo. Poi cosa abbiamo? Il vento, si può mettere varie opzioni, insomma potete giocarci come preferite, ok? Non entriamo in tutto il dettaglio. Sotto le distanze, vogliamo mettere il DME, quindi la distanza dal NAV1, ad esempio si può aggiungere lì, se no ci mostra il bearing 1 e il bearing 2 e anche qua possiamo cambiare i dati con un'aggiunta rispetto a quello che si vede sul display, che oltre al NAV1 e il NAV2 e il GPS abbiamo anche l'ADF, quindi per andare verso gli NDB si aggiunge in più una freccia di color celeste che una volta che l'NDB viene intercettato punta sempre verso l'NDB, ok? Non directional beacon, quindi la freccia punta semplicemente da dove viene quel tipo di radiofaro, dove è rispetto a voi. È una cosa molto rudimentale, a me piace molto perché più delle volte serve andare dritto verso una frequenza, verso un radiofaro, non serve seguire una radiale particolare. Bearing 2 farà la stessa cosa. Poi c'è una funzione che non ho mai visto nessuno usare diversamente, che è questa qua, nel senso che potete mettere l'arco anziché il 360. Io non conosco nessuno e non ho mai visto nessuno che usi l'arco anziché il 360. Se usate l'arco fatemelo sapere nei commenti, perché mi piacerebbe sapere perché preferite l'arco rispetto al 360. Back, si torna indietro. Poi cosa abbiamo? Altitude unit è quello che dicevo prima, quindi ettopascal o pollici, vedete che vi cambia il sistema di misura. Torniamo indietro e torniamo indietro ancora. Poi cosa abbiamo? ADF DME, qui possiamo mettere la frequenza dell'NDB. Come la regoliamo? Con questo pomello qua, quindi andiamo a cambiare la frequenza, vedete, non so, vogliamo mettere 700 o qualcosa, enter per transfer, adesso è attiva. Quelle all'interno sono le frequenze attive, quella all'esterno quella che modifichiamo, ok? Qui c'è il DME mode, che era quello che usciva qua sopra, si può cambiare da qua, NAV1 o NAV2. Poi cosa abbiamo? Il transponder è integrato nel G1000, ok? Non avete uno strumento a parte da nessuna parte, è integrato qua, ha le sue varie modalità, standby, on, altitude, quindi mode alfa e mode Charlie o Sierra, dipende dal transponder che avete, nel G1000 sono sempre Sierra. VFR vi mette in automatico il codice di transponder VFR standard per gli Stati Uniti, che è 1200, non vi mette quello standard per l'Europa, che è 7000. Quindi se dovete mettere 7000 o qualsiasi altro codice, come si fa? Beh, si entra dentro in code e qua c'è una bella tastierina, quindi e questo è il numerino, vedete? Andiamo a mettere 7000. Adesso è a posto, faccio back, lo volessi accendere lo metto in altitude e mi viene fuori altitude e lo vedo lì. Andiamo al parcheggio, quindi mettiamolo in standby. Poi cosa abbiamo? Timer references, qui vengono fuori le velocità principali e importanti del Cessna, quindi si possono andare a regolare. Come si fa? Si clicca qui per far apparire il cursore che comincia a lampeggiare, quindi noi potremo ad esempio far partire il timer. Questo è molto utile prima del volo, prima di andare entrare nella pista lo accendete e questo vi segna il vostro ora di volo, insomma molto comodo. Poi cosa avete? La glide, che è la velocità di miglior planata essenzialmente, che viene on, vuol dire se viene mostrata qui sull'anemometro. Abbiamo la velocità di rotazione, la Vx che è la velocità di salita ripida, la Vy che è la velocità di salita rapida, e minimums, fate un avvicinamento ILS, potete metterli, possono essere o baro che si basano sull'altimetro o su aerei che ce l'hanno radio, nel 172 non c'è ovviamente,
e qua andate a mettere la minima e vedete che vi appare anche qua un segnetto molto, molto carino, molto comodo quando fate un avvicinamento. Se volete far sparire il lampeggiare, cliccate, vedete? Clicco, comincia a lampeggiare, posso modificare, voglio smettere, faccio così. Nearest è un comando molto rapido per avere gli aeroporti più vicini, ok? In caso di piantata motore schiacciate Nearest, avete subito l'aeroporto più vicino, la frequenza della torre, la lunghezza della pista, se ha l'ILS o meno, e questa è la distanza. Molto molto comodo questa cosa, spero di non usarla. E poi alert, se ci sono degli alert principali, ok? Cosa resta su questo pannello? Beh ragazzi, vediamo la parte autopilota. L'autopilota può essere comandato da questi tasti qua, presenti qua, o vengono anche replicati sul MFD. Usiamolo di qua dato che siamo sul PFD, ma uno funziona come l'altro, ok? Potete schiacciare da qualsiasi parte. Andiamo velocissimamente sulle funzioni. Ok, AP accende e spegne l'autopilota. A me piace prima mettere cosa deve fare l'autopilota e poi attivarlo, perché se attivate l'autopilota senza schiacciare niente, lui terrà le ali livellate e la quota a cui siete. Può essere comodo se dovete lasciare le mani 5 minuti dalla cloche, dovete fare qualche cosa, schiacciate AP, lui tiene come stavate andando prima. FD sta per Flight Director, è un eccolo qua, un segnale magenta che viene lì e indica come dovrebbe essere l'aereo, in che assetto per fare quello che gli avete chiesto di fare, quindi è una guida visiva molto utile soprattutto per sfere più grandi. A volte intendo dire che è meglio volare senza su un aereo di questo tipo. HDG sta per heading, quindi per la direzione, la prua, si regola con questo pomello. Se lo volete allineare subito alla punta, cliccateci in mezzo e arriva dritto dall'altra parte. E potete o roteare con la pallina del mouse, oppure ci schiacciate quando c'è fuori la freccia, eccolo lì, e gira. Lo settate come volete, cliccate heading e vedete che sopra la funzione heading viene attivata. A questo punto, se io attivassi l'autopilota e fossi in volo, lui andrebbe a seguire quella prua lì. Poi cosa abbiamo? Altitude, che praticamente se lo clicco va a prendere la quota arrotondata a centinaia di piedi più vicina rispetto all'altitudine a cui mi trovo in questo momento. Può essere modificata con il pomello dedicato, e quello grande fa le migliaia, quello piccolo le centinaia, quindi vado su, faccio 2000, 5000, 6 e poi con questo faccio 6500. A questo punto lui è settato per andare a 6500 piedi. Faccio un salto sotto per dire come ci va. Ok, quindi avete due modi per impostare una salita o una discesa su un aereo con il G1000. Potete usare la vertical speed, quindi la velocità di salita o discesa verticale. Quindi cliccando vertical speed abbiamo 0, nose up, beh, dice naso su, possiamo dire di salire di tot, 1000 piedi, oppure se dobbiamo scendere semplicemente facciamo così. A questo punto l'aereo terrà 600 piedi a scendere o a salire in base a quello che gli diciamo, fino ad arrivare alla quota che viene scritta qua, ok? Quando arriva alla quota, nei pressi della quota indicata, questo si va a disattivare e questo qua verrà raggiunto e mantenuto. Però abbiamo un'altra funzione che si chiama FLC, che sta per Flight Level Change, ed è una funzione molto molto bella. Essenzialmente cosa fa? Anziché cercare di tenere un ratio di salita fisso, lui si basa che fa salire l'aereo alla velocità che voi gli dite di salire. Quindi cliccando su Flight Level Change, questo si disattiva. E abbiamo un numero che appare di qua, ok? Quindi essenzialmente noi, ad esempio, diciamogli di salire a, non so, diciamo una salita a 85 no, 75 nodi, va bene, ok? Io potrò salire con tutto motore, quindi andremo a mettere la manetta al massimo, così. E cosa farà questa cosa qua? Quello che farà l'aereo, lui cambierà l'assetto per tenere un assetto che permetta di mantenere una velocità di 75 nodi con quel motore che voi avete impostato. Questo e poi la velocità a salire sarà
la risultante, ok? Perché dovrei fare una cosa così? Beh, per un motivo molto semplice, che se voi gli dite al Cessnino di salire non a 6.500 ma di salire a 12.500, l'aereo, come abbiamo visto in altri video, non è che tiene la stessa performance di salita fino all'arrivo in quota, ok? Perde potenza, quindi non riuscirà più a tenere la velocità di salita verticale che gli avete detto alla stessa velocità di quando l'avete regolato, quindi lui cercherà sempre di tenere la velocità verticale identica. Il motore spinge meno, cosa succede? Continua ad accelerare, lui continua ad alzare di più il muso per tenere la salita, se non state attenti a un certo punto l'aereo stalla. Invece facendo un flight level change lui tiene la velocità costante, ok? Quindi continua a salire con sempre quella velocità, quindi all'inizio avrete una velocità verticale molto elevata, pian piano andrà a scendere, ma vedete già, se mettete la velocità di salita verticale coincidente con la VY, quindi la velocità di salita rapida, scusate, rapida, ripida, mi confondo sempre, quindi quella che in cui ci mette il minor tempo per arrivare a una determinata quota, a quel punto siete sempre tranquilli e l'aereo farà la salita nella maniera più efficiente ed efficace possibile. Quindi flight level change per salire, invece per scendere no, perché se scendete, oddio, è possibile, si può fare, però se scendete impostando la velocità e togliete motore, lui a questo punto, per tenere la velocità che voi avete richiesto, butterà giù il muso, ma è molto probabile che butti giù il muso in maniera molto brusca e violenta, facendo delle velocità verticali negative molto elevate, quindi insomma non confortevole per voi. Quindi meglio scendere con la velocità di discesa che preferite, impostate voi 700, 1000 piedi, dipende da cosa dovete fare, e così sapete che fate una discesa confortevole. In quel caso non avete il rischio di stallare, l'unico rischio che avete è di andare oltre la VNE, oltre la velocità massima, ma comunque se non mettete una velocità di discesa folle e controllate il motore non è un problema, insomma, molto meglio fare quello. Torno su un pezzo, Vertical Navigation io non l'ho visto funzionare in Flight Simulator 2020, ma se funziona ditemelo, perché magari non l'ho mai usata su questo aereo, quindi potrebbe essere che funziona. Essenzialmente seguirebbe, per chi sa di cosa sto parlando, in IFR segue i constraint del piano di volo che gli viene caricato. Non l'ho visto funzionare, ma poca rilevanza su un 172. Nav segue la navigazione, quindi la navigazione che avete in quello che è presente adesso nel CD. Quindi se voi avete un VOR ma lo tenete sul GPS non ve lo prende, dovete mettere VOR 1 se state seguendo un VOR o un ILS sul NAV 1. Se è sul NAV 2 deve essere su VOR 2, se è sul GPS deve essere sul GPS. Prima scegliete quello che volete con la frequenza o col GPS, ve lo trovate qua e poi attivate NAV. Se voi attivate il NAV e poi cambiate, il NAV si disattiva, ok? Approach viene utilizzato e si attiva quando è presente un ILS, un avvicinamento GPS AirNav, quindi quando avete un glide da seguire, e in quel caso si attiva Approach e lui segue il sentiero di discesa. BC si usa mai, back course quando l'ILS è orientato al contrario, quindi state, non so, c'è una pista 0927, l'ILS sulla 09, voi state scendendo sulla 27, volete seguire l'ILS al contrario, cliccate back course, a questo punto ve lo gira al contrario, comodo per voi. Vertical speed, nose up, così abbiamo finito, ok. Autopilota l'abbiamo snocciolato. Qui c'è un pannello centrale che è il pannello audio. Possiamo dire cosa sentiamo in cuffia, se la COM1, se il microfono che utilizziamo quando schiacciamo il PTT, il push to talk, trasmettiamo sulla COM1 o sulla COM2, ok? Si può sentire sia la COM1 che la COM2 in contemporanea, ma qui stiamo trasmettendo sulla COM1, invece così stiamo sempre sentendo tutte e due, ma trasmettiamo sulla COM2. Qui c'è anche COM3 non operativa. COM 1-2 si farebbe lo switch l'uno all'altro. Se avete il telefono attaccato al G1000 schiacciate tel e potete fare una telefonata totalmente. Qui c'è lo speaker, se volete che la radio si diffonda nello speaker a bordo l'aereo se installato e non solo nelle cuffie. Poi potete mutare i marker, l'outer marker, middle marker, inner marker, chi vola ILS, le solite cose. Potete aumentare la sensibilità della radio.
Poi avete qua sotto l'audio per sentire dalle frequenze di navigazione, NAV1, NAV2, ADF e DME. Potete attivare tutte e l'AUX sarebbe per la musica tipo. Perché dovrei sentire da una frequenza che trasmette un VOR o un ILS? Beh, per due motivi. Il primo motivo è perché volete identificare la frequenza, quindi ogni stazione VOR ILS ha un codice Morse, lo trovate sulle cartine, il suono breve identificato sulla cartina da un punto, il suono lungo identificato da una linea, quindi tata viene scritto punto linea, e serve un vecchissimo modo, perché adesso vi viene fuori il nome della frequenza che avete messo, ma comunque un vecchissimo modo per essere sicuri che sia collegati sulla frequenza giusta. Però un'altra funzione che nei primi anni che volavo non sapevo è che tanti aeroporti l'ATIS, cioè la frequenza che trasmette il meteo, non è una frequenza di comunicazione, ma hanno avuto sta pensata di metterla sulla frequenza di navigazione. Tanto non bisogna parlarci, bisogna solo sentirla. Questo perché? Perché tanti aerei non hanno due radio di comunicazioni. Allora, per evitare che uno lasci la frequenza del controllore per andare a sentire l'ATIS, hanno detto tutti hanno una frequenza di comunicazione, una frequenza di navigazione, mettiamo l'ATIS sulla navigazione. Così facendo si può sentire l'ATIS mentre sei in contatto con il controllore. Pet Simulator questa cosa non l'ho mai vista, ok? Ma anche qui se trovate un ATIS che viene trasmesso su una frequenza di navigazione, felice di sentirlo nel reale. Per sentirlo si attiva qui NAV1 e sentiamo in cuffia tutto ciò che arriva sulla frequenza NAV1, quindi se è un ATIS lo sentiamo. Qui sotto è lo squelch, lo potete disattivare, play per la musica, e qua ci si può isolare il pilot o copilot per evitare, magari stanno chiacchierando tutti sull'aereo, tu devi stare concentrato, sentire solo i controllori, o li fai stare zitti col frustino, oppure ti isoli e quindi clicchi qua e senti soltanto la radio e te stesso, quindi loro possono chiacchierare tranquillamente. Finito questo pannello andiamo nel pannello multifunction. Ok, il pannello multifunction cosa fa? Diverse funzioni. Sopra è identico all'altro. Ok, abbiamo le comunicazioni, abbiamo la nav, tutto uguale, anche per sicurezza, una ridondanza. Se questo qua non va potete fare le stesse cose con questo. Ok. Qui abbiamo una colonna dove ci sono i parametri motore principali. Ok, nella realtà ci sono anche molte più schermate di questa qua, però per ora c'è questa qua. Qui abbiamo i giri, il flusso carburante, la pressione dell'olio, la temperatura, l'exhaust gas temperature, EGT, la temperatura di gas di scarico, viene utilizzata per regolare la miscela. Via C è il vacuum per vedere se la pompa del vuoto funziona per questi strumenti. La quantità di carburante, avete il destro e il sinistro, sono due serbatoi, può andare giù uno e l'altro no se cambiate il selettore. Qua sotto lo spostate così, vai solo col destro. Il Cessna ha il vantaggio di avere entrambi, quindi non dovete ogni mezz'ora girare. Così, queste sono le ore del motore, il sistema elettrico si sta caricando. Qui avete la vostra cartina, come si cambia la cartina con il range, si gira, si può zoomare fuori, si può zoomare dentro, ok? Si può anche spostare rispetto all'aereo, adesso è sempre fissa sull'aereo, cliccando, vedete che appare una freccettina, poi andando a spostarci di lato, beh guardate la mappa si va a spostare, se volete spostarvi rispetto all'aereo potete, ad esempio avete, non so, sono in Islanda ma devo andare a vedere a sud cosa c'è, faccio così ed ecco che la sposto a sud, voglio ricentrare, riclicco al centro e siamo dentro così. Mappa, abbiamo la cartina col terreno, abbiamo la topo che ci fa vedere i rilievi, vedete che qua c'è poca roba, però insomma qualcosina riesco a farvi vedere per capire cosa fa. Può essere, adesso è con il nord in alto, se no può essere track up, che vuol dire sempre orientata come l'aereo. Io volo e ho sempre visto volare gli altri che hanno questo tipo di avionica con la cartina qua settata con direzione nord quando è zoomata molto fuori, oppure se stiamo facendo un avvicinamento la girano sul track up, quindi in direzione dell'aereo, e il tablet, il cosciale che c'è sempre a bordo, viene sempre settato con la direzione dell'aereo, quindi così. Quindi qua di solito si tiene un'immagine più d'insieme e sul tablet si fa qualcosa di dettaglio, tranne nel caso di un avvicinamento.
Nexrad è un radar meteorologico che dà un'immagine scaricata dal satellite ogni 15 minuti, quindi non è in diretta, fa un raggio attorno a voi, vi fa vedere le nubi, nella realtà vi fa vedere le precipitazioni, qui c'è una discrepanza, qui fa vedere dove sono le nubi, nel reale dove giallo sta piovendo tanto, dove verde sta piovendo poco, dove rosso sta diluviando, vedete viola e tempesta. Invece in Flight Simulator fa vedere le nubi, quindi qua ci sono delle nubi più cumulonembi, insomma un po' più spesse, verdi sono nubi piccole. Spero che la sistemino perché questa è una differenza veramente importante. Ripeto, non è in tempo reale. E del cluster si può togliere delle cose, ma comunque è abbastanza settato giusto. Qui abbiamo ridondanza di tutti i sistemi. Vediamo un attimo il piano di volo. Allora, flight plan che si può fare o da lì o da qua in piccolo. Cos'è che abbiamo? Beh, semplicemente andiamo a farci il nostro piano di volo. Ok, quindi si può, utilizzando questo col click, appare lì. Quindi siamo a Birk, ad esempio, quindi ci andiamo a mettere il nostro aeroporto, rotellino piccolo, rotella grande passa a quello dopo. Quindi facciamo Bir. Birk, Reykjavik, enter e arriva Birk. Facciamo un volo per non so, andiamo, beh, veniamo in Italia, andiamo in un diretto, non ce la farebbe mai il Cessna, ma per darvi idea facciamo un diretto a Malpensa. Allora mettiamo LI, anzi sì, facciamo così perché vi devo far vedere una cosa, non posso mettere un aeroporto di aviazione generale pura, se no la cosa che voglio dirvi dopo non posso dirvela. DMC Malpensa, enter. A questo punto vedete che si è attivata la rotta diretta per Malpensa. Lasciate stare che la cartina non vi porta sul punto giusto, questo è un errore che hanno, ma comunque la rotta è giusta, è solo che non fa la giusta corrispondenza tra la cartina e la traccia. Quando volate è corretto. Quindi qui mettete i vostri piani di rotta, dovete aggiungere qualcosa, fate così e come ho appena fatto vedere andate a modificare. L'ultima cosa che resta da vedere sono le procedure. Okay? Procedure sono relative all'aeroporto di arrivo. Se non avete il piano di volo non potete caricare la pagina delle procedure. A volte mi fate questa domanda, deve esserci già la partenza anche e l'arrivo. Quando c'è partenza e arrivo, poi se non ci sono punti di rotta va bene, ma questo deve arrivare. Si può fare sia le partenze che gli arrivi, cioè le seed delle star e l'approach. Vediamo un approach per dirne uno, quindi facciamo enter. Andiamo qua, vedete Malpensa così. Andiamo qui, VOR DM17, con il piccolo posso andare a scegliere quello che voglio. Piccolo entro, grande ruoto, non so, facciamo gli LS Zulu della 35 sinistra. Ok, enter. Clicco qua se non vedo quello per selezionare, vado con il grande che mi sposta. Transition, come ci arriviamo? C'è solo inler, quindi poca scelta. Andiamo giù e lo possiamo caricare. Qui ci fa vedere tutta la sequenza. Possiamo caricarlo o attivarlo. Attivarlo vuol dire che già ci porta lì. Facciamo enter. A questo punto vedete che ho l'approach attivo per la nostra rotta. Non essendoci nessun punto di rotta prima del primo fix dell'approach, lui l'ha attivato direttamente. Ok? Le procedure sono qui, valgono per qualsiasi altra cosa. Chiudo flight plan, vedete che non si chiude mai con clear, clear è per cancellare, non per chiudere. Io devo chiudere la finestra, rischiaccio questo. Qui avete diverse pagine, avete la mappa, sto girando con quello grande, poi avete informazioni su waypoint, anche qui cliccando mettete waypoint e vi vengono fuori le frequenze, le piste e via dicendo. Poi avete l'auxiliary, che qui ci sono i setup del sistema, qui da solo la radio se fare con la spaziatura 833 o 25. E poi avete i nearest. I nearest possono essere gli aeroporti, come abbiamo visto prima, ma girando il piccolo possono essere anche i VOR vicini. Questo è molto comodo quando magari un controllore vi dice direct un fix che non è sul vostro piano di volo ma è lì vicino, magari un approach, vi dice vai al VOR Tango Oscar Papa a Torino. E voi anziché stare lì a cercare, venite su nearest, quindi voi siete sulla cartina qua, fate subito nearest così e andate su nearest VOR e avete qua questi qua
li andate a prendere, fate così, ve li fa anche vedere, così siete sicuri di quello che stiamo parlando, e riclicco qui, se no avete gli NDB o i fix di intersezione, quindi avete tutto quello che vi serve. Ecco, come vi dicevo, se avete qualche domanda o non vi è chiaro qualche punto, basta scriverlo qua sotto e o io o qualcun altro della nostra community potrà rispondere per chiarire il dubbio che c'è. Se vi è piaciuto il contenuto, ragazzi, e volete un paio di tutorial alla settimana e le notifiche di quando facciamo le live, che sono dei voli di gruppo sia VFR che IFR come Aeroclub virtuale su Ivao e Vazim, seguiteci, basta mettere subscribe o iscrizione, dipende come avete YouTube, con la campanella verrete sempre notificati, e se volete entrare nell'Aeroclub, che è assolutamente gratuito, a breve ci sarà il sito, quando arriviamo con il Cessna all'Isola d'Elba faremo una serata evento in cui presentiamo il sito internet che è già pronto, e link sono in descrizione o nel primo commento che metto. Ragazzi, spero di vedervi anche nelle prossime puntate, e basta, spero che vi sia piaciuto il tutorial sul G1000 di quest'oggi. Ciao! No, perché sai, mi fanno tutti i fenomeni a fare l'esercizio di avvicinamento ILS e poi mi mettono lo scenario con il synthetic vision, che praticamente si vede meglio che guardare fuori. Le cose vanno fatte bene così, o pomì, non ce n'è altro.